3:30 ragazzi, ci laviamo la faccia e i denti e andiamo a prendere un po' di sole. Rita finisce di piegare le lenzuola e poi c'è da andare a stendere altre lavatrici. 4 lavatrici abbiamo fatto. 3. Ah, 3. No, 3 le abbiamo già fatte. Hai detto che ce n'è un'altra da fare. Ah, se vogliamo lavare gli accappatoi, i capottoi e gli asciugamani del mare. Diventano 4 lavatrici. Sotto il sole è assurdo, però mi hanno detto amici che mi scrivono che in Sardegna sta facendo 40 gradi, qui segna 32, ieri forse 33,2, ma non 40. Comunque c'è molto caldo sotto il sole, mamma mia. Rita, stai già stendendo? C'è caldo, eh? Madonna, tu stai bene? Non l'ha strizzata bene, ma non fa niente. Col caldo che c'è, Rita. Il caldo che c'è, infatti durerà poco. Così la stira bene il peso. Andiamo? Sì, per stendere queste due cose. Si sta proprio bene in questo camping, siamo felici di essere venuti. Noi raramente entriamo nei camping, lo sapete. Però 2 giorni con questa tranquillità, con questa comodità ci vogliono. Bellissima, bellissima serata. Sono le 7:30, forse anche 7:40. Adesso andiamo con Davide a lavarci, ci facciamo una bella doccia e poi riaccendiamo il barbecue. Pronti? Sì. Cosa arrostiamo oggi? Adesso vediamoci un po' di tutto. Quindi amici, noi andiamo a farci la doccia, vi lascio con Rita in cucina, ma torniamo in un attimo e vi faccio vedere cosa sta organizzando. Secondo giorno, secondo barbecue, non possiamo tirarci indietro. Ti piacciono? Pensi? Splendidi. Chissà. Li conosci? No. È caduto un animale strano. Sì. Adesso lo cerco. Oggi replichiamo con bistecche e salsiccia. Domani magari ci facciamo del pollo e degli hamburger. Arrostiamo tutti i giorni. Una. 2. E poi mettiamo i funghi. Come ieri io e Dado di fronte al barbecue, ce lo godiamo. Rita, cosa hai organizzato? Allora abbiamo spinaci, le melanzane, pomodorini. Adesso grigliamo anche un po' di pane. Sì, noi diamo un po' di pane, la carne e siamo a posto. Oggi stappiamo il cotto, riocca. Stiamo andando sempre in crescendo, ma ho finito quasi tutto, non ho più niente. Dovremmo anche spostarci per andare a fare un po' di spesa e comprare anche vini. Anch'io apro il mio. Certo. Il mio vino regalato da Sandro. Sandro. Grazie Sandro, graditissimo. Questa è l'ultima. Fatti anche sentire, Sandro, ogni tanto. Scrivici qualche volta. Auguri! Non ha fatto nessun rumore. Ma... Ultima bottiglia di prosecco fatto in casa da te, Sandro, e quindi lavora, che dobbiamo tornare a Roma. Dai, ciao, un abbraccio. Ragazzi, siamo arrivati all'ora di cena. Dado capotavola. Cambio di posto. Perché mamma è più scomoda, lì ha ragione, tu sei più piccolino. Sembra la English breakfast. Sì, è vero, col pane, se ti mettono anche 2 pomodorini. Dai Rita che siamo pronti, forza. Arrivo. Comunque anche i funghetti, tanta roba.
Io Rita sto già masticando. Mastica, mastica. Io ti raggiungo subito. Tu hai un prosecco, ma io ho un Rioja, Rita, e non è che rimango indietro. Non ti invidio. Salute a tutti, amici. Non mi invidia, ma non sa cosa si perde. Pezzo più difficile. Me lo prende. Preso. Let's go. Rita, siamo arrivati al mirto. Dulcis in fondo. Un buon mirto Un di mirtino. zio Giorgio. Di zio Giorgio. Buonanotte e a domani. Va bene, a domani. Abbiamo cenato bene, Cavolo, si sta bene, si sta da Dio, non ci sono zanzare. temperatura ideale. Altra Punto a favore. punto a favore del campeggio, non c'è una zanzara, pazzesco. Va bene, a domani. A domani. Ragazzi, buongiorno. Oggi visitiamo Veliko Tarnovo, la città a 20 minuti da questo camping. Non vi ho fatto vedere tutta la procedura della mattina perché molte volte è anche pesante per noi, figuriamoci per voi. Perciò vi faccio il primo filmato quando siamo già pronti. Adesso andiamo a prendere il taxi. Andiamo. Comunque stiamo andando a visitare una città che è stata anche la capitale della Bulgaria in passato, è una città di 105.000 abitanti se non sbaglio. Speriamo che il taxi arrivi subito perché probabilmente dobbiamo aspettare forse anche mezz'ora. Comunque adesso sentiamo qua la reception. A Veliko Tarnovo c'è anche una Decathlon, ci avviciniamo con Dado e finiamo di completare l'attrezzatura, l'assetto per il trekking. Ci manca un cappellino, compriamo una corda leggera, non si sa mai, e compriamo forse un altro pantalone, comunque qualcosa che ci può servire per le prossime escursioni. Comunque adesso la ragazza ha chiamato il taxi, le chiedo quanto tempo ci vuole perché arrivi qui. 15 minuti e abbiamo il taxi qua fuori con una piccolissima spesa, con un piccolissimo costo, perché se non erro ci vogliono neanche 10 euro per raggiungere la città, quindi è molto comodo, non conviene spostare il camper, non conviene fare niente, conviene prendere un taxi e basta. È molto economico qua. Abbiamo appena visto addirittura che c'è la possibilità di noleggiare anche delle auto. E non conosciamo i prezzi in Bulgaria minimamente, magari con 20-30 euro al giorno la prendi. Possibile, perché potremo anche in macchina in questi giorni che siamo qui andare a visitare il Mar Nero, ce l'abbiamo a 2 ore. Ma poi sta facendo delle giornate stratosferiche. Chissà se farà molto caldo anche oggi, ieri tanto. Ci sta cuocendo la parete del camper. Dovremo girarlo e mettere... Vedete questo van che ha la tenda, che ha sì, la tenda, come si chiama? Come si chiama, Rita? Il tendalino sulla destra, perché dalle 2 in poi il sole va da questa parte e quindi batte nella parete. E almeno col tendalino te lo ripari. Dovremmo girarlo anche noi. Taxi arrivato, pronti, 10 minuti e siamo a Veliko Tarnovo. Ho già parlato con il signore, ci viene a riprendere sempre lui e ci riporta in camping stasera. Ci troviamo nel centro di Veliko. Abbiamo speso 10 euro di taxi, adesso andiamo a passeggiare. Ho il numero di telefono dello stesso signore, così ci riporta stasera al camping quando abbiamo deciso di rientrare. Andiamo a passeggiare? Andiamo. È stata per ben 2 volte la capitale della Bulgaria, dal 1185 al 1393, dal 1878 al 1879. Questo è proprio per un breve periodo dopo la liberazione dal dominio ottomano, prima che poi la capitale diventasse Sofia. La via dello shopping di Veliko, negozi anche
che si trovano ovunque in Italia, ovunque nei centri commerciali. Abbiamo visto Armani, Liu Joe, Dolce Gabbana. State socializzando? Mi è anche molto simpatico, però ha un difetto: non molla la fiaschetta del vino, no. Se la tiene sempre lui. È il braccio lungo. però è tranquillo, è un simpatico. Però passa il vino. Condividi. Comunque me la rifaccio crescere anch'io la barba come la sua. Ci siamo imbattuti per caso in una cantina di vini bulgari. La mia passione. Il problema è che non posso andare in giro adesso con 3, 4, 5 bottiglie di vino per la città. Perciò li guardiamo e basta. Guardate che bello, questa è una saletta dove puoi degustare i loro vini. Magari chiaramente ti danno magari forse un pezzo di formaggio, un pezzo di pane, non lo so. Qualcosa e assaggi i vini. Ragazzi, ci troviamo nella enoteca di Simona, si chiama Wine Tasting Center. Sono però le 10 del mattino e io non ho ancora voglia di bere vino, però magari possiamo tornare più tardi e fare delle degustazioni. Questo è il loro marchio e ve lo faccio vedere da vicino. Wine Tasting Center. Se capitate qui a Veliko Tarnovo potete fare le visite. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Torniamo dopo a fare gli assaggini. Muchas gracias, encantado. Ciao. Encantada. Ciao, ciao. Ciao. Vedete? Wine Tasting Center. Comunque, ragazzi, non sono marchette, è solo perché siamo gentili, solo perché ci fa piacere, perché amiamo il vino. Lo facciamo per il vino, ragazzi. Veramente carina questa città. Solo che ci sono 35 gradi alle 10 del mattino. E io non lo so quanto posso durare qui a passeggio. Solo Rita sta bene, anzi c'è fresco, ha detto che c'è fresco. Ha avuto il coraggio di dire che c'è fresco. No Rita, tu devi andare a vivere in coso. No, dove? La regione più calda del mondo la mandiamo, dato. Me l'hai chiesto l'altra volta. Sì. Dobbiamo chiedere. Quanti gradi ci sono? 60. Tanto. Io stavo bene in Malesia, Sì, in Ma c'era Thailandia. più Sì. freddo di qua. C'erano qualche In grado Thailandia meno. mi è piaciuta la Malesia e l'Indonesia. C'era e qualche stavi grado bene, meno. a 33 gradi. Sì, stavo dentro. Sempre. Sempre. Io invece sto bene a 15, con la mia felpa nera, Io 18. da 6 anni, la stessa, anzi la seconda in 6 anni, mia felpettina nera e sto bene così. E basta, non le sopporto queste temperature. Più invecchio e meno le sopporto. Rita invece sta ringiovanendo e le sopporta sempre di più. È l'ora della scuola, ragazzi, vi leggo 2 notizie. La collina di Tsarevets è abitata fin dal III millennio a.C. Divenne una città bizantina nota come Zikideva. Nel IX secolo si insedia una comunità bulgara. La vera trasformazione in fortezza medievale inizia nel XII secolo, quando il secondo impero bulgaro rafforza bastioni e mura. Lunghezza 400 metri, mura lunghe 1100 metri, alte fino a 10 metri. Il palazzo reale, sede degli zar bulgari. La cattedrale, la torre di Baldwin, ricostruita nel XX secolo, dove si presume fu tenuto prigioniero l'imperatore crociato Baldovino IX. Andiamo Rita? Andiamo. Vamos, andiamo a visitare il castello perché ne vale la pena. Andiamo.
Poi se fai da brava, bene, se no adottiamo le usanze dei bulgari all'epoca. Ti lanciamo dalla scarpata. Lanciavano i traditori dalle torri, Rita. Quindi. Non ho mai tradito nessuno, è più probabile che sia tu a essere lanciato, Ciccio. Ah sì? Perché secondo te io ho tradito? Sì. Ma quando mai? Io sono uno che non tradisce mai la famiglia, vero Dad? Se lo dici tu sì. Vedete quando le cose funzionano? Ho messo una monetina per il bagno, pulito, e Dado può fare i bisogni. E adesso visitiamo questo meraviglioso castello, ragazzi. Con 2 euro ci hanno portato dal centro città sino all'ingresso. Vi rendete conto? I taxi qui in Bulgaria, che bello, ma se esistessero così dappertutto. Ma perché in Italia un taxi per fare 30 metri devi spendere 40 euro? No, non lo so, 40 euro, adesso non mi attaccate voi della categoria dei tassisti italiani, però sono cari, sicuramente sono cari. Qui invece fa davvero piacere prenderli per fare qualsiasi spostamento. Tado, vuoi esporci qualcosa su questo plastico? Vorrei dire che è veramente enorme. Se le mura sono lì, tutto il castello È gigantesco. è gigantesco. Bravo, hai saputo dire qualcosa. Andiamo a visitarlo, Dado. Pacchetto famiglia 20 lev, 10 euro in 3. Thank you. Vai. Rita, finalmente prezzi come si deve, ragionevoli. Prezzi buoni. Ragionevoli. Quant'è che stavamo pagando in Turchia per ogni cosa? 50 euro, non mi ricordo. Pazzesco, roba da pazzi. Qua veramente. 10 euro in 3. 10 euro in 3, pacchetto famiglia perfetto. Che bello che era, Che fortezza. E tutta la città dentro, era stupenda. Solo che c'è troppo sole anche per le inquadrature, ragazzi. Aiu! Un minuto di ombra e proseguiamo. Forse qua su vendono acqua, ragazzi, andiamo. Acqua fresca, operazione acqua fresca. E poi è enorme, era una città fortificata e bellissima. Bottigliette 1 euro l'una, come in Grecia, ti ricordi al Pantheon? O come si chiamava? 5 euro. 5 euro l'una. Dopo mezzo litro di acqua fresca a testa, proseguiamo la visita del castello e guardate qua. Sicuramente in tempi più moderni questo serviva per richiamare tutta la città. Che grande! Ce l'avevano una bella visuale, ovviamente. Siamo arrivati in cima, forse alla chiesa ortodossa.
Adesso ragazzi per 5 lev, 2,50 € vi porto nella torre. Se riesco a... Hello. You can pay by card or Fai? cash? Cash, cash. Yes. Okay. One ticket, yes? Andiamo. Okay. It will be Sulla torre, 5 lev. Chissà se si può salire anche più su. Non credo. Oh sì, no. No, siamo al massimo. Pensavo si potesse salire anche proprio sopra la cupola. Che bella città, non me l'aspettavo, molto bella. È bello anche il centro, sicuramente di sera abbiamo fatto delle passeggiate in quelle vie dove i negozi erano ancora chiusi, bar, magari dove fanno da mangiare, passeggiare di sera magari alle 8, alle 9 di sera è più bello di sicuro. Ma a noi piace uscire di mattina presto e magari alle 3 del pomeriggio siamo già in piscina, c'è troppo caldo, non si può stare qui a passeggio, credetemi. Si scende, adesso andiamo a comprare attrezzatura per dado da montagna e poi non lo so se vogliamo rimanere a pranzo in giro, Rita. No. Sì, sono le 11:30. Ma Beh. stai scherzando? A pranzo in giro in questa città? E come ogni visita che si rispetti in una bella città visitiamo anche la cattedrale e poi pranzeremo da qualche parte. Noi sin quando non visitiamo anche la cattedrale di ogni città non ce ne andiamo. È aperta, è aperta. Era parecchio in cattive condizioni, tant'è che non ci hanno fatto neanche filmare. Ho fatto una piccola ripresa, l'avete vista, e mi hanno anche sgridato. Peccato, molto rovinata, potrebbero restaurarla, tenerla meglio. Desideriamo mangiare cibo turistico nei soliti ristoranti dove mangi gli stessi piatti in tutto il mondo. Abbiamo fermato un signore del posto e ci porta in una trattoria tipica bulgara per mangiare qualche piatto decente, ragazzi. Guardate quanti gradi ci sono qui oggi, 36 fuori, e noi stiamo passeggiando. C'è di peggio, lo sappiamo, però fa proprio caldo. Il tassista ci ha portato in un ristorante tipico bulgaro. Carino? Carino. Gli abbiamo detto che vogliamo mangiare tipico bulgaro e di portarci 3 piatti o comunque di portarci del cibo per 3 persone e decidono loro. Ci siamo affidati a loro. Siamo nelle mani del ristorante. Esatto. Primo piatto tipico bulgaro. Buon appetito. Buona. Non vi dico cosa tutto c'è, ma verdure, forse cipolle, formaggio, Peperoni. pancetta, peperoni. Poi ci rivediamo per gli altri piatti. Questo fatto in casa, così abbiamo anche del pane. Tira Rita, tira. Terzo piatto, ragazzi, non la conosciamo. Adesso vediamo di cosa si tratta. Salute Ricci, cin. Salute anche a tutti voi amici. Buon pranzetto, Un altro piatto tipico bulgaro, adesso lo apriamo. C'è formaggio, c'è pane. Bene ragazzi, abbiamo mangiato leggero, tipico
bulgaro. Tipico così leggero. No, adesso da Decathlon a comprare due cose che servono ad altro. Pagato 65 leve, circa 32 euro neanche. Ragazzi, 10-11 euro a testa. Adesso Decathlon ce l'abbiamo proprio qui e ci arriviamo a piedi. Poi da Decathlon riprenderemo un taxi per tornare al camping. Siamo tranquillamente, credo, intorno ai 38-40 gradi, penso. Sì, 40 ci arriviamo. C'è da morire, aiuto. Dobbiamo entrare subito da Decathlon per salvarci la vita. Siamo da Decathlon, amici, e ci stiamo attrezzando piano piano. Fai vedere, Rita, mettiti un cappellino. Ma non mi sto attrezzando io, vi state attrezzando Però voi. guarda come ti sta bene. Va. Sembri una strega. Vero? Sì. Io avevo quello da strega, me lo sarei dovuto Quello di conservare. Halloween alle Canarie. Senti il freestyle, Dada. Va bene, vero? Sì, poi cresci un po', ci metti una felpa sotto. Ok, Quello, Fa caldo però, fanno 42 gradi. quello è antivento, però va bene. Ci siamo un attimino attrezzati, ognuno nel suo zainetto avrà il suo piatto, la sua corda da 10 metri, non si sa mai, le sue posate, perché l'ultima volta abbiamo mangiato i fagioli con le mani. Siamo attrezzati, abbiamo ognuno dei due il suo scacciaacqua e poi niente, abbiamo i pantaloni, gli scarponi, il cappello, abbiamo tutto adesso. Ragazzi, ci siamo attrezzati finalmente. Non dovrebbe mancarci nulla per piccoli e semplici trekking. Adesso siamo fuori da Decathlon e stiamo aspettando un taxi che ci riporti al camping. Di nuovo in taxi, 10 euro e si rientra in camping. Non vediamo l'ora e dobbiamo girare anche il camper perché prende sole in tutta la parete e ce lo sta cuocendo. Dobbiamo metterlo di pomeriggio dalla parte del tendalino in modo tale che il sole prenda il tendalino e non la parete del camper. Finalmente in camper, dovevo girarlo ma non giriamo nulla, ce ne andiamo in piscina. No, c'è troppo caldo. Apriamo e ce ne andiamo dentro, in acqua. Eccoci qua, passami le cose. Qua c'è fresco, abbiamo lasciato il clima acceso, ragazzi, sta da Dio. Con il clima acceso da stamattina senza aprire mai nulla perché eravamo in giro, 28 gradi dentro, 35 fuori, 7 gradi di differenza. Ragazzi, alla fine il camper l'abbiamo girato perché ho toccato la parete e mi sono spaventato. Ci sono degli adesivi, sono diventati neri come bruciati. C'è troppo sole, troppo caldo. E adesso batte sul tendalino e non più sulla parete. Clima acceso e andiamo a farci un bagno in piscina perché sto per morire. Rita dice scenoso, lei resiste di più, evidentemente. Io al caldo sto male. Appena andiamo via da questo camping di nuovo in montagna a 3000 di quota. Ragazzi, stiamo un po' stemperando, di forza me la son fatta per buttarmi in piscina. Si sta meglio, anche se l'acqua è bollente, però sempre meglio che fuori. Aspetta. Sono le 7:15. Stiamo andando a vedere con Rita se ci sono altri posti che ci possono piacere. In effetti qui dove siamo c'è troppa gente, cioè siamo ormai in batteria, ci sono 10 camper una a fianco all'altra, ma siccome c'è tanto di quello spazio in questo meraviglioso camping che possiamo scegliere e decidere. Abbiamo trovato un altro bel parcheggio qui, molto più liberi, molto più tranquilli. Qua non c'è più nessuno. Non c'è paragone, siamo molto più tranquilli.
c'è più nessuno. Questa è natura vera e propria. Allora ragazzi, ci stiamo organizzando adesso. Dopo esserci spostati col camper, stiamo riordinando le cose che ci siamo comprati. Ci siamo comprati i cappelli proprio da escursionista, traspiranti, hanno le prese d'aria in alto, li puoi stringere, li puoi chiudere qui, li puoi chiudere anche da qua sopra. Poi ci siamo comprati il Kiwi per la pioggia, vento e pioggia. Poi il giubbotto grosso ce l'abbiamo già, anche quello di Davide, S piccolino. Abbiamo comprato 10 metri di cordino per lui e 10 anche per me. Ognuno avrà il suo zaino, perché anche Dado adesso avrà il suo zainetto piccolino, comodo. Poi abbiamo comprato un pantalone a testa e abbiamo comprato anche, perché l'ultima volta non sapevamo dove mettere i fagioli, dove mettere il tonno, dove mettere le uova, e ci siamo comprati 2 piattini, uno per me e uno per Dado. Li vedete? Marita adesso li sta lavando e ognuno avrà il suo piattino, almeno puoi poggiare quello che ti porti. E poi anche forchetta, coltello e cucchiaio a testa, uno a testa, di plastica. No, le posatine dell'asilo. Però carine, anche robuste, guarda che robuste. E comunque con questi potremo mangiare tranquillamente e ognuno li terrà sempre nel suo zaino, quindi non partiremo più senza dimenticando qualcosa, perché li laveremo e li rimetteremo subito a posto. Siccome stiamo mangiando carne pranzo e cena da parecchio Colazione. colazione, adesso minestrone di ceci Sì, e è frittata una frittata di verdura. di verdura. Mi fa veramente molto piacere, perché poi anche io, che sono un amante della carne, mi stanco, e quindi un minestrone di ceci buono. Lo facciamo raffreddare un po' perché ci sono 35 gradi Me lo mangiamo. e lo mangiamo un po' più freddo. Tutto qua, tutta l'attrezzatura pronta da mettere ognuno nel proprio zaino. Dopo andiamo dietro, apriamo il portellone e mettiamo tutto a posto. Ha preso tanto di quel sole in questi giorni il camper, proprio nella parete dove ci sono le scarpe, che ho paura che siano rovinati anche gli scarponi di Davide nuovi. Dovete sapere che tante scarpe noi le abbiamo buttate perché si scollano. In camper con le alte temperature le scarpe si scollano e si buttano, anche nuove. Ma adesso andiamo a fare una doccia. Ma tu hai più funghi nella frutta. Vado, pronti? Andiamo. Oggi Rita tisana e io e te ci mangiamo, come abbiamo detto, una bella minestra di ceci, Gustosa. una frittata e della verdura. Mangiamo leggeri, troppa carne, ho detto prima. Ci vediamo domani amici. Adesso TV e relax. Oggi dentro, perché ci siamo spostati col camper, siamo scesi più giù verso il campo e ci sono più zanzare, più moscerini, più farfalline. Su si stava meglio sotto questo aspetto, però qua siamo proprio in pace. A domani ragazzi, ciao.